Ciao amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Io sono Rita e questo è il mio canale YouTube di tutorial uncinetto crochet. Intanto vi do un benvenuti a tutti gli amici che si sono avvicinati per la prima volta al mio canale e un bentornati agli amici che mi conoscono da tempo. Prima di iniziare il tutorial vi dico che ho anche un gruppo su Facebook che si chiama sempre l'arte del fatto a mano. Se volete avvicinarvi al mio gruppo, è un gruppo sereno dove insomma si può interagire senza difficoltà. Detto questo, sono aperte le iscrizioni gratuite nel mio canale YouTube. Se volete aiutarmi ad andare avanti, mettendo anche un mi piace e qualche commento, mi aiutereste così a posizionare il canale più in alto nella classifica, diciamo, di YouTube. Allora, detto questo, chiudiamo il discorso dei social e cominciamo il nostro tutorial. Allora, oggi andremo a fare un top down particolare perché ho voluto realizzare qualcosa di elegante, cioè ho voluto provare a utilizzare un filato sottile. È un filato, vedete, filo di Scozia, è bellissimo, il rosso è meraviglioso, proprio quel bel rosso, rosso proprio, rosso sangue, veramente molto molto intenso. Si chiama Delfino, filo di Scozia, sto usando dei gomitoli, c'è scritto numero 5, 100% Egyptian cotton, quindi cotone egiziano, puro cotone. Sono gomitoli da 100 grammi, 350 metri. Le indicazioni sono per l'uncinetto, vedete, del numero 2, infatti io userò il numero 2, l'uncinetto numero 2. Questo top down è un top down che presenta appunto delle losanghe su una parte di maglia alta semplice, però arricchita da queste losanghe. È un capo che si può realizzare in tutte le taglie. Adesso vi spiegherò come fare. Io inizierò con una taglia 44 che però continuando con la lavorazione può diventare anche un 46, abbondante 48, 46. Eventualmente si vanno ad aumentare sulle parti del davanti e del dietro delle maglie alte. Adesso vi vado a spiegare intanto cosa mi occorre. Quindi la quantità non la so ancora, io ho 4 gomitoli, spero di averne a sufficienza per la mia taglia, poi naturalmente per un'altra taglia ce ne vorranno di meno in taglia più piccola e di più in taglia più grande. Mi serviranno i marcapunti, vedete, come vi ho detto uncinetto numero 2, la forbice, le solite cose che vi consiglio di tenere, metro da sarta e sempre anche un ago da lana, perché non si sa mai poi se io lo debba usare o no. Generalmente un top down non ha bisogno di cuciture, però mi sono capitati dei top down che per diciamo accorciare il giro manica si può utilizzare appunto l'ago da lana per cucire un pezzettino sottoscella, quindi vedremo come evolve, eventualmente vi darò un'indicazione anche perché per esempio se una si deve allargare in una taglia molto abbondante alla fine mi risulta un giro veramente eccessivo, un giro manica, e quindi si può andare a stringere prima di attaccarci e lavorare le maniche, ci si può stringere appunto cucendo qualche puntino sotto all'ascella. Bene, adesso vi vado a spiegare un attimino questo top down. Questo top down sarà rettangolare, vediamo di farlo un po' più grande, ecco. Presenterà nei 4 lati queste che abbiamo visto, queste lavorazioni. Io non sono un granché, comunque in tutti i lati presenterà questi petali, non so, chiamiamo
questi archi lavorati. Io non sono un granché, ecco, a fare i disegni, e in questi lati avremo le maglie alte. Per sviluppare questi angoli mi occorreranno 4 catenelle, quindi lo scriviamo qui: 4 catenelle per 4 angoli uguale 16, e questo per tutte le taglie, cioè il motivo è quello. Poi si svilupperà la larghezza, e se una delle spalle è un seno eccessivamente abbondante ci si deve allargare anche questi sono i lati corti che vanno a costituire poi le maniche, e questo è il davanti e il dietro. Allora, io sono andata ad inserire 50 catenelle sul davanti, 50 catenelle sul dietro, che corrispondono a esattamente 50 maglie alte, 50 dietro e 50 davanti. È un filo sottile, quindi necessita di diverse maglie. Sarà un lavoro un po' che prenderà un po' più di tempo, però poi penso che le cose lavorate sottili sono sempre le più belle, e anche d'estate non sono pesanti da indossare. Mentre nei lati più corti, che sono praticamente le future maniche, sono andata a montare 40 catenelle, 40 e 40. Quindi noi andremo a fare una catenella iniziale di 50 davanti più 50 dietro più 40 una manica più 40 un'altra manica più 16 che mi servono per sviluppare gli angoli, cioè il fiore. Quindi 50 50 100 più 40 e 40 che fa 80, 180 più 16 196 catenelle di inizio. Ok, se per caso voi avete bisogno di una taglia più grande o di iniziare insomma con più catenelle, queste 50 potrebbero diventare 55 e qui 45, ma per farvi un esempio. Quindi l'aumento andrà fatto esclusivamente lavorando più maglie alte su più catenelle. Infatti io vi faccio vedere, avevo fatto un campione, però lavorando con un filo sottile ho dovuto farlo per forza, un campione. Vedete, avevo fatto già, aspetta che togliamo questo libretto, avevo già fatto, vedete, un campione mettendo un numero inferiore di maglie, però quando sono andata poi a provarmelo, visto che per me, per quello che volevo io, era troppo collato, e che quando qua avrei fatto troppi giri per sviluppare la mia misura seno, e quindi mi sarebbe venuto uno scalfo esagerato. Allora cosa ho fatto? Ho aumentato, adesso andremo, cioè aumentato, lo andremo a fare insieme, mentre qui avevo circa, non so se erano 39, 30, non mi ricordo comunque. Andremo a farlo insieme, giusto come io ho capito che mi serve, e quindi andremo a rifare, vedete questo, però ve lo faccio vedere questo pezzettino. Qui avevo voluto fare lo scollo quadrato, invece opterò per fare una scollatura, cioè non una scollatura, viene sempre quadrata, vedete, però verrà più larga la parte del davanti e del dietro, mentre qua l'ho lasciata della stessa misura. Vedete che bellino, qui si sviluppano queste losanghe e continueranno, vedete, in questo modo qua. Bene, allora adesso iniziamo insieme e andiamo a fare le 196 catenelle nel caso della mia taglia. Quindi prendiamo il nostro cotone, un altro gomitolo, e vado a cercare, eccolo qui, nodo d'inizio, e cominciamo a contare le nostre 196 catenelle. È un lavoro certosino, ma vi darà grosse soddisfazioni. 1 2 3 4 5
6, 7, fatte le mie 196 catenelle, vado a chiudere in cerchio, quindi prendo la mia catenella e la faccio passare tenendo anche l'uncinetto fermo, vedete, la faccio passare dritta in questo modo. Altrimenti una volta che chiudete, se non è dritta, dovete rifare tutto il giro, alla fine vi ritrovate con la catenella tutta storta. Ecco, vedete, bella dritta, quindi la prendo in questo modo, entro nella prima catenella lavorata e vado a chiudere tutto con una mezza maglia bassa. Ecco qua. Ecco, partiamo subito con l'angolo, quindi io ho chiuso, vedete, nella prima catenella, mi alzo con una catenella e rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia bassa. Ok. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare una maglia bassa. E queste sono le prime 4 catenelle lavorate dell'angolo. Ora dobbiamo lavorare 50 maglie basse, senza contare questa qui appena lavorata, una per ogni catenella. Quindi partiamo lavorando appunto le nostre 50 maglie basse. 1, 2, 3, le maglie basse nella catenella successiva e così fino ad arrivare a 50. Lavorate le 50, vedete, maglie basse, andiamo a fare il secondo angolo, quindi maglia bassa nella catenella successiva, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto 2 maglie di base e maglia bassa nella terza catenella. Da qui ora andiamo a contare le 40 maglie basse, quindi abbiamo lavorato 50 del dietro o del davanti, ora andiamo a lavorare le 40 di una manica, che andranno a formare una manica. Quindi comincio, non senza mai contare questa qui dell'angolo, da ora si conta e comincio a contare le mie 40 maglie basse, 1, 2, una per ogni catenella, 3 e così via fino a 40. Lavorate le 40 maglie basse, una per catenella, andiamo a fare il terzo angolo. Vado nella catenella successiva, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base, nella terza maglia bassa e abbiamo costruito la manica. Ora andiamo a lavorare la parte del davanti, quindi senza contare questa maglia bassa appena lavorata andiamo a lavorare 50 maglie basse, una per catenella. Quindi cominciamo a contare: 1, 2, 3, 'Scappata. Allora, questa è la 3, 4 e così via fino a 50. Lavorato le mie 50 maglie basse, una per ogni catenella che hanno costruito la parte del davanti, vado a fare il quarto ed ultimo angolo, quindi entro nella catenella successiva, faccio una maglia bassa,
3 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa e senza contare questa maglia bassa vado a lavorare le ultime 40 maglie basse, una per catenella, che mi vanno a costruire la seconda manica. Quindi comincio lavorando maglia bassa nella catenella successiva, la prima, 2, 3 e così via fino a 40. Lavorato le 40 maglie basse, una per ogni catenella, siamo arrivati giusti, vedete, alla fine del giro, e vado a chiudere il giro infilando l'uncinetto nella prima maglia bassa lavorata e chiudendo il tutto con una mezza maglia bassa. Ed ora abbiamo fatto, diciamo, la suddivisione del nostro top down, la parte, diciamo, più importante. Ora cominciamo con la lavorazione. Primo giro del motivo. Allora, vedete che qua siamo sull'angolino, entriamo direttamente nell'angolino, vedete, e facciamo una maglia bassa, poi contiamo 2 catenelle, questo sostituisce la maglia alta, più 6 di separazione, 1 2 3 4 5 e 6. Carico il filo, entro nell'angolino e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, vado sulle maglie basse, salto la prima maglia bassa, vado sulla seconda e faccio una maglia alta. Una catenella, carico il filo, salto una maglia bassa, vado sulla seconda e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia bassa, vado sulla seconda e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia bassa, vado sulla seconda e faccio la maglia alta. Ora andiamo a lavorare una maglia alta per ogni maglia bassa sottostante fino ad arrivare qua all'altro angolo, vedete? Però ci fermiamo 7 maglie prima, cioè 7 maglie basse, andremo a fare i quadratini come abbiamo lavorato qua, quindi lavoriamo e ci fermiamo senza lavorare 7 maglie basse che ci sono vicino all'angolino, quindi ci fermiamo circa qui. Quindi partiamo, andiamo a fare, carico il filo, una maglia alta su ogni maglia bassa sottostante. Andiamo avanti, 1, carico il filo, maglia alta sulla maglia bassa seguente, carico il filo, maglia alta nella maglia bassa seguente e così via. Ecco, vedete che mi sono fermata, qui abbiamo l'altro angolo, il secondo, vedete, e qua ho le 7 maglie basse. Faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seconda e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seconda, faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seconda e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado, vedete, al centro nella seconda catenella dell'archetto e faccio una maglia alta, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, carico il filo, rientro nella stessa catenella e faccio la maglia
alta, ok? Quindi la stessa cosa che abbiamo fatto qua, vedete, lo andiamo a fare parte l'altra, vedete, anche di qua. Quindi andremo a lavorare 4 lati esattamente così, con questa lavorazione. Naturalmente sul lato lungo avremo più maglie alte da lavorare che sul lato corto, però questi quadratini, fermandoci a 7 maglie prima dell'arco successivo, su tutti e 4 i lati. Infatti adesso ripartiamo di qua, abbiamo fatto l'angolo, facciamo una catenella, carico il filo, andiamo a fare ancora la stessa, vedete, lavorazione che abbiamo fatto dopo il primo angolo. Carico il filo, ho fatto la catenella, salto una maglia di base, vado sulla seguente e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente, faccio la maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente, faccio una maglia alta, ultimo quadratino, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente e faccio una maglia alta. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle lavorate a quadratini, e quindi vado a lavorare di nuovo le maglie alte. Lavoriamo questi 4 lati tutti con questa lavorazione. Ecco, sono alla fine, vedete, del giro, faccio l'ultima catenella e vado a chiudermi nella terza, vedete, catenella che sostituiva la prima maglia alta, vedete, dell'arco, il primo arco, il primo angolo. Adesso entro, vedete, entro nell'angolo, faccio una maglia bassa e 2 catenelle, questo sostituisce la prima maglia alta dell'arco, e faccio altre 9 maglie alte nell'arco che con questa già lavorata danno 10, quindi 10 maglie alte totali negli angoli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Nel primo quadratino non entriamo, passiamo nel secondo e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Entriamo nel quadratino seguente e facciamo una maglia bassa. Ok. 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, entro nel quadratino seguente e faccio una maglia alta. Quindi 2 catenelle vicino al ventaglio, 2, poi 3, scusate, 2, poi 4 e poi 3. E la maglia alta nell'ultimo quadrato. Adesso proseguite lavorando una maglia alta su ogni maglia alta sottostante disponibile fino ad arrivare all'altro quadratino, quindi una maglia alta, vedete, su ogni maglia alta. Carico il filo, maglia seguente, maglia alta, carico il filo, maglia seguente, maglia alta, e così via. Arriviamo fino qua, vedete, dove c'è il primo quadratino vicino all'altro angolo. Ecco, ho lavorato, vedete, fino all'ultima maglia alta vicino al quadratino. Ora carico il filo, entro nel primo quadratino e faccio la maglia alta.
3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado nel quadratino seguente, faccio una maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 4. Vado nel quadratino seguente, faccio la maglia bassa. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto l'ultimo quadrato, vado nell'angolo e vado a lavorare le 10 maglie alte all'interno dell'angolo, come abbiamo, vedete, fatto qua. 2. E adesso riprendiamo con le 2 catenelle, 1, 2, salto il primo quadratino, vado nel secondo e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, vado nel quadratino seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, vado nel quadratino seguente, faccio la maglia alta e proseguo a lavorare il lato, vedete, con una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi parte l'altra del ventaglio di 10 maglie alte, va fatta, vedete, la stessa lavorazione qua. Ecco, lavorate quindi i 4 lati in questo modo e poi ci vediamo per continuare. Ecco, vedete che sono arrivata alla fine del secondo giro, faccio 2 catenelle e mi vado a chiudere nella terza catenella, vedete che sostituiva la prima maglia alta del ventaglio, mi chiudo con la mezza maglia bassa. Allora adesso io vi farò vedere a lavorare il pezzettino degli angoli, perché comunque vedete che qua poi sono tutte maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, quindi la lavorazione si ripeterà normalmente lavorando tutto i 4 lati a maglia alta. Quello che adesso vi serve a voi è capire come sviluppare gli angoli. Quindi io partirò adesso, una volta chiuso il secondo, si parte sul ventaglietto, ci si alza con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una di separazione, carico il filo, vado nella maglia alta sottostante seguente e faccio una maglia alta. Andremo a fare una raggiera, una catenella, maglia alta nella maglia successiva, una catenella, maglia alta nella maglia alta successiva sottostante, una catenella di nuovo per tutta la raggiera, per tutto il ventaglio, quindi una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta seguente, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e l'ultima maglia alta. Quindi avevamo sotto 10 maglie alte nell'archetto, il ventaglio, abbiamo fatto 10 maglie alte divise da una catenella, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, saltiamo il primo arco, andiamo in questo centrale e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, andiamo nell'altro arco e andiamo a lavorare, avevamo 1, 2, 3 catenelle, saltiamo la prima, andiamo nella seconda e facciamo, carico il filo, facciamo una maglia alta, carico il filo, nella catenella successiva facciamo una maglia alta, poi cominciamo a lavorare, vedete, sulle maglie alte, una maglia alta per ogni maglia alta sottostante, fino ad arrivare all'altro motivo, l'altro angolo, ok? Sull'altro angolo lavoreremo la stessa lavorazione. Come abbiamo lavorato da questa parte le 2 catenelle, la maglia bassa nell'arco e le 3 catenelle, andremo a lavorare anche da questa parte.
Adesso io vi faccio vedere il giro, chiudere il giro, perché così vedete anche da questa parte che ho lavorato la stessa lavorazione sia a destra che a sinistra del ventaglio. Infatti vedete, arrivo dal lato lavorando le maglie alte, siamo arrivati qua alla fine del giro, carico il filo, qui dove c'è il primo archetto vado a fare una maglia alta sulla prima catenella, una maglia alta sulla seconda, 3 catenelle di separazione. Qui abbiamo l'arco centrale, perché vedete erano 1 2 3 archi, vado nel centrale, secondo, e faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione e mi vado a chiudere qui, vedete, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, con una mezza maglia bassa. Prossimo giro d'angolo, vi faccio vedere sempre fare l'angolo. Vedete che qua sono partita, facciamo solo il pezzettino perché, come vi ho già detto, qua è tutta maglia alta. Allora entro, vedete, nel primo spazio della catenella, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, vado nello spazio seguente, faccio una maglia bassa, ancora 3 catenelle, 1 2 e 3, vado nello spazio seguente e faccio una maglia bassa, ancora 3 catenelle, 1 2 3, vado nello spazio seguente e faccio una maglia bassa, formando così 3 archetti di 3 catenelle. Ora vado sulla maglia alta subito dopo e faccio una maglia bassa, da qui 2 catenelle di separazione, salto l'archetto e vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia bassa, vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa. Questo archettino di 2 catenelle rappresenta il centro esatto del mio ventaglio, dove appunto si svilupperà l'aumento. Ora facciamo ancora i 3 archettini tornando indietro, quindi facciamo 3 catenelle, 1 2 3, vado nel spazio successivo, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado nello spazio successivo, secondo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, terzo archetto, vado nello spazio successivo e faccio la maglia bassa. 2 catenelle, cosa avevamo fatto? 2 catenelle, no, qua vanno fatte 3 catenelle, 1 2 3, salto questo arco, vado qui direttamente a lavorare le maglie alte. Allora, quando iniziamo a lavorare sulla parte delle maglie alte andremo ad alternare un giro, vedete che qua ho fatto una maglia alta in più e un giro 2 maglie alte in più. Adesso è l'ora del giro delle maglie alte, di una maglia alta in più, perché vedete che qua ne ho fatte 2 qua sotto, quindi salterò 2 catenelle e andrò nella catenella vicino alla maglia alta e farò solamente un aumento, perché un giro si fa un aumento alla fine, appunto all'inizio e alla fine delle maglie alte, e un giro si fanno 2 aumenti, e da qui ricomincerò a lavorare le mie maglie alte. Non dimenticatevi la primissima, questa qui, andrò a lavorare i miei lati di maglie alte. Ecco, andiamo a chiudere il giro così vi faccio vedere anche l'altra parte del ventaglio. Vedete, arrivo dalla lavorazione del lato di maglie alte, di tutte maglie alte, qui carico il filo, ho lavorato l'ultima maglia alta su maglia alta sottostante, vedete che ora qui ne ho fatto 2 aumenti, quindi adesso, come abbiamo fatto all'inizio del giro, dobbiamo fare solo un aumento, quindi vado nella catenella successiva dell'arco e faccio la maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3, e vado a chiudermi. Vedete, qua avevamo iniziato
con la maglia bassa il giro, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa nella maglia bassa. Prossimo giro mi sposto con una catenella nel centro di questo piccolo arco, entro, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2, 3, vado nell'archetto successivo, faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado nell'arco successivo, faccio la maglia bassa. Quindi riduciamo da 3 di sotto del giro precedente a 2 archetti di 3 catenelle. 2 catenelle di separazione, carico il filo. Qui avevamo l'archetto centralissimo, che è quello di 2 catenelle, più piccolino, entro e faccio una maglia alta. 6 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5, 6. Carico il filo, rientro nell'archetto piccolo di 2 catenelle e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, siamo arrivati all'aumento delle maglie alte. Qui avevamo nel giro precedente aumentato di una maglia, ora dobbiamo aumentare di 2 maglie, quindi carico il filo, in questo archetto supero la prima catenella, vado nella seconda e faccio la maglia alta. Carico il filo, vado nella catenella successiva e faccio la maglia alta e da qui continuo lavorando le mie maglie alte su maglie alte fino ad arrivare all'altro angolo ventaglio, che sarebbe il motivo del ventaglio. Vedete che questo arco che abbiamo fatto di 6 catenelle corrisponde, siamo già ripartiti al primo giro del motivo. Quindi adesso andiamo a chiudere questo giro. Ecco, vedete, sono arrivata dalla parte di tutte le maglie, dai lati delle maglie alte. Qui avevamo detto che qui c'è sotto un aumento, quindi è la volta di 2 aumenti, quindi andando avanti voi nel vostro motivo, nel vostro top down, dovete alternare un aumento a 2 aumenti, un giro con un aumento, un giro con 2 aumenti. Infatti adesso vedete, ho fatto una maglia alta nella prima catenella dell'archettino e adesso vado a fare il secondo aumento, la seconda nella seconda catenella. Vedete? Ecco, da qui andiamo a fare le 3 catenelle di separazione, ci andiamo a chiudere nella prima maglia bassa del giro con la mezza maglia bassa. Allora adesso si ricomincia dal ventaglio, ve lo rifaccio vedere perché qui l'abbiamo inserito su dei quadratini, qua invece andremo ad inserirlo sul giro. Allora mi sposto in questo archetto di una catenella con una mezza maglia bassa, entro e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado nell'arco successivo, faccio la maglia bassa. Quindi da 3 archetti di 3 catenelle siamo passati a 2 e adesso a 1. Da qui faccio 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado direttamente nell'arco di 6 catenelle e vado a fare le mie 10 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ho ripetuto, vedete, questa lavorazione. Adesso vado a fare 2 catenelle di separazione,
vedete, supero questo arco, il primo, vado qui nel secondo di 3 catenelle e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione, carico il filo. Il giro precedente avevamo 2 aumenti, adesso andiamo a farne uno, quindi salto 2 catenelle dell'archetto, vado nella terza, quella vicino alle maglie alte, e faccio una maglia alta e poi continuo a lavorare maglia alta su maglia alta per tutto il lato fino all'altro angolo. Ecco, arrivati alla fine del giro, ho lavorato tutto il mio lato di maglie alte, faccio l'aumento nella prima catenella del primo arco, un aumento solo perché sto alternando con quel sotto, ne avevo 2, ce n'erano, vedete, 2, faccio le 3 catenelle, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa qui nella maglia bassa, la prima del giro. Ecco, adesso vi ho già fatto vedere tutti i giri per fare il motivo. Guardate, questi sono i motivi degli angoli. Riprenderete adesso dalla raggiera e andrete avanti fino ad arrivare al vostro scalfo ideale, alla lunghezza del vostro scalfo ideale. Sono arrivata alla lunghezza del mio scalfo. Vedete che io ho ripetuto 3 volte il motivo. Adesso io vi dico i miei giri, però dipende dalla vostra misura. Io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giri totali di top down, vabbè, più il primo giro che erano maglie basse, queste qui erano maglie basse, e ho sviluppato 3 motivi. Per poi unire il top down dovete fermarvi, vedete, sul giro della raggiera. Ecco, il capo è leggermente a taglio raglan. Adesso vi dico le mie misure, ma equivalgono alla mia mano, alle mie misure e al mio filato. Mi dà un 23 di scalfo e mi dà una larghezza di 45, quindi un 90 totale. Per fare altre misure, o se avete anche un altro tipo di filato, potete aumentare, andare avanti, quindi a lavorare il top down, o anche fermarvi prima. L'importante è che vi fermate comunque sulla raggiera. Vedete, questa è la raggiera, l'abbiamo chiamata raggiera prima nella spiegazione, nel giro della raggiera di una ripetizione di questi bellissimi ventagli che appunto danno la forma al nostro top down. Adesso andiamo a unire le parti. Prendiamo i marcapunti, ho girato il mio lavoro, qui vedete c'è la scollatura, qui c'è il diritto perché andremo a lavorare sul diritto, perché il top down si lavorano tutti a diritto, 4 marcapunti. Allora vado a contare le mie raggiere, gli spazi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spazi di una catenella. Nel quinto, quello centrale, 1, 2, 3, 4, 5, vado a mettere il marcapunti. Faccio così su tutte le raggiere, quindi anche qua 1, 2, 3, 4 nel quinto, che è quello centrale, vado a mettere il marcapunti. Lo faccio anche dalle altre parti. 1, 2, 3, 4 nel quinto, vado a mettere il marcapunti. 1, 2, 3, 4 nel quinto, il marcapunti. Ecco qua. E cominciamo a lavorare. Mi raccomando, stiamo attenti di non sbagliarci, perché c'è una parte più piccola di lato e una parte più grande. Dobbiamo unire le parti più grandi, perché
dobbiamo proseguire con la parte appunto del corpetto, quindi ecco, stiamo attenti. Dunque io adesso sono qui ho la parte più grande, quindi lavorerò senza attaccarmi. Allora, vedete che qua ho la parte più corta della manica, però devo arrivare dove ho il marcapunti, quindi mi sposto con delle mezze maglie, o potete anche staccare il filo come volete. Io mi sposto con delle mezze maglie basse, vedete, una per ogni maglia, mi sposto fino ad arrivare al marcapunti. Ecco, sono arrivata, vedete, nel marcapunti. Cosa faccio? Entro, faccio una maglia bassa e faccio 2 catenelle. Queste sostituiscono una maglia alta. Carico il filo, posso togliere il marcapunti, entro nell'arco successivo e faccio una maglia alta. Carico il filo, entro nell'arco successivo, faccio una maglia alta. Carico il filo, entro nell'arco successivo, faccio una maglia alta. Carico il filo, entro nell'arco successivo, faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nell'arco di 2 catenelle e faccio una maglia alta e un'altra, due maglie alte. Ora, dove abbiamo fatto le catenelle di inizio, vado a mettere, per non sbagliarmi, un marcapunti. Qua. Qui era, poi ci dobbiamo chiudere con il giro. A questo punto vado nella catenella di 3 maglie alte, quella, vedete l'archetto, e faccio 2 maglie alte anche qua, una e 2. A questo punto, senza fare aumenti, proseguo, perché adesso gli aumenti non si fanno più, proseguo lavorando una maglia alta, vedete, su ogni maglia alta del lato, fino ad arrivare all'altro motivo, cioè l'altro angolo. Mi raccomando, non sbagliatevi, questo che sto lavorando ora è il lato quello più lungo, quello che unito a quello dietro va a formare il corpo della maglia, perché altrimenti sbagliate, andate a lavorarlo sulla manica. Quindi il lato più lungo è quello, nel mio caso, della mia misura, è quello, vedete, del davanti o del dietro. Ecco, ho lavorato, vedete, tutta la parte di maglie alte del davanti. Sono sull'arco, non c'è da fare aumenti, si entra nell'arco, il primo arco, e andiamo a lavorare 2 maglie alte, una e 2. Carico il filo, salto la maglia bassa, vado nell'arco successivo, vado a lavorare 2 maglie alte, una, 2. Carico il filo, vado nell'arco successivo della raggiera, il primo, e faccio una maglia alta. Carico il filo, entro nell'altro spazio della raggiera e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nell'altro spazio della raggiera, maglia alta. Carico il filo, vado nello spazio della raggiera, maglia alta. Carico il filo, spazio della raggiera, maglia alta. Carico il filo, vado dove c'è il marcapunti e faccio una maglia alta. Da qui faccio passare tutto il lato della manica, vedete, in questo modo, prendendo l'altro marcapunti sul diritto, carico il filo, entro in questo marcapunti nello spazio della raggiera e faccio la maglia alta. Carico il filo, spazio seguente della raggiera, maglia alta, di nuovo nello spazio seguente,
di nuovo nello spazio seguente, di nuovo nello spazio seguente. Carico il filo solo sull'arco di 2 catenelle, faccio 2 maglie alte, 1 e 2. Carico il filo, salto la maglia bassa, vado nell'arco di 3 catenelle e faccio 2 maglie alte, 1 e 2. Dopodiché, senza fare aumenti, proseguo a lavorare sul lato del dietro o del davanti tutte le mie maglie alte, maglia alta su maglia alta, 1, 2 e così via. Ecco, sono arrivata, vedete, alla fine della lavorazione dell'altra parte della maglia alta, della parte dietro, ecco. Siamo nel primo arco dell'angolo, carico il filo, entro e lavoro 2 maglie alte in questo angolo, una, in questo archetto, scusate, 2. Carico il filo, salto la maglia bassa, vado nell'arco successivo e faccio 2 maglie alte nello stesso arco, 1 e 2. Carico il filo, salto la maglia alta, vado nel primo, vedete, spazio della raggiera e faccio la maglia alta. Carico il filo, vado nel secondo spazio della raggiera e faccio la maglia alta. Carico il filo, spazio della raggiera, maglia alta. Carico il filo, quarto spazio della raggiera, maglia alta. Carico il filo, vado nello spazio del marcapunti e faccio la maglia alta. Da qui cosa faccio? Faccio passare tutto la mia lavorazione sul diritto, vedete, in questo modo, non sbagliatevi, e mi vado direttamente a chiudere. Qui avevamo messo il marcapunti sulla prima maglia, che erano le catenelle che la sostituivano, la prima maglia, vedete, vado a chiudermi, adesso posso togliere anche il marcapunti, mi chiudo con la mezza, dove è il filo, maglia bassa, ecco qua. A questo punto andremo a lavorare in tondo e ci abbasseremo per diversi giri, mantenendo solamente la lavorazione di maglia bassa, alta, maglia alta su maglia alta. Poi dopo io vi dirò, io vorrei abbassarmi a coprire almeno il seno, quindi farò diversi giri. Quindi lavorerò in tondo, semplicemente mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro e comincio a lavorare maglia alta su maglia alta, perché adesso abbiamo solamente delle maglie alte. Nel giro precedente che abbiamo appena chiuso sono tutte maglie alte e quindi andrò a lavorare maglia alta su maglia alta. Farò diversi giri di maglia alta alzandomi sempre all'inizio del giro con 3 catenelle e chiudendo il giro con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Quindi fate questa lavorazione. Adesso andiamo però a vedere un attimino il top down che abbiamo appena unito. Ecco qua, vedete, qui abbiamo unito e quindi io adesso mi abbasserò lavorando dei giri di maglia alta. Ci vediamo più tardi. Ecco ragazzi, guardate che meraviglia. Allora adesso proseguiamo con la spiegazione. Noi eravamo intenti a fare il corpetto, la parte appunto del corpo della maglia. Ora vi dico io dalla spalla per quanti centimetri ho lavorato. Per 40 centimetri. Adesso alziamo un po' la lavorazione. Volevo farvi vedere appunto come è stato inserito qua la maglia alta sopra al punto traforato. Vedete che io ho misurato 40 centimetri e mi sono allungata appunto fino a questo punto qua solamente con dei giri di maglie alte. Poi cosa ho fatto? Nel penultimo giro, naturalmente però questa lunghezza è a piacere, può essere più corta e più tanto bordo, più maglia alta e meno bordo, come volete, non c'è nessun problema. Vabbè, la mia larghezza mi fa 42, comunque anche lì vi ho insegnato, no? Come fare. Allora, nel penultimo giro sono andata a contare quante maglie alte avevo. A me servono sull'ultimo giro di maglie alte
mi serve un multiplo di 14 per fare il motivo. Quindi ho contato nel penultimo giro quante maglie avevo e ho aggiustato nell'ultimo giro aumentando, perché vi consiglio di aumentare dato che ci andiamo ad appoggiare sul fianco, aumentando delle maglie che mi mancavano per arrivare al multiplo di 14. Adesso io ho fatto un pezzettino ridotto, vedete, adesso andremo a lavorare su questo pezzettino ridotto e vi faccio vedere. Io qua ho già caricato 4 volte 14, quindi per farvi vedere 4 motivi, che però è la stessa cosa, vedete. L'importante è avere un multiplo di 14. Quindi adesso io vi faccio vedere come aumentare eventualmente le maglie se vi manca per arrivare al multiplo di 14 e vi faccio vedere appunto a lavorare questo bordo. Vedete che io ho ripetuto il motivo 1 2 3 4 5 interi più, vedete, questo pezzettino che poi andremo a rifinire insieme con i pipiolini, e lo stesso l'ho fatto poi sulle maniche, sempre 5 ripetizioni del motivo e mezzo, che questo sarebbe il mezzo dove ho messo i pipiolini. Quindi una volta che avete imparato a fare questa bordura sulla maglia, sarà facilissimo anche inserirla sulla manica. Infatti vedete che qui abbiamo la manica, guardate che meraviglia, anche qui vedete che ho ripetuto 1 2 3 4 5 motivi e mezzo, quindi lo stesso bordo. Questo può essere di meno motivi, di più motivi, può essere lunga al gomito, 3/4, solo con 2 motivi tipo d'aletta, può essere lunga fino una manica lunga completa, come volete voi. È uguale anche nel bordo, cioè nel bordo vi potete anche allungare e fare un vestitino, perché è veramente bello. Poi vabbè, andrà foderato, ho messo una sottogonna. E quindi poi alla fine di tutto ciò vi insegnerò appunto attaccare la manica, cioè continuare sulla manica, e poi andremo a fare un piccolissimo giro di finitura al collo, perché la maglia appunto è già abbastanza lavorata, è veramente uno spettacolo. Guardate come è stato inserito qua, vedete. E poi questa maglia ha uno scollo particolare che scende leggermente, appunto è uno scollo a barca abbastanza largo che scende appunto ad accarezzare la spalla. Per chi lo volesse più stretto si può anche ridurre con dei giri di maglie, mezze maglie alte. Bene, adesso cominciamo a lavorare appunto il nostro punto traforato su questo numero di maglie, che però è sempre in tondo, lavoriamo sempre in tondo e sempre un multiplo di 14. Allora, quindi partiamo col punto traforato. Io qua ho un multiplo di 14, eventualmente vi mancano delle maglie che dovete andare ad aggiustare nell'ultimo giro di maglie alte. La cosa è semplicissima, perché va fatto un aumento ogni tanto qua e là in tutto il giro, fatto disposto in maniera omogenea. Quindi vabbè, adesso mi alzo con le 3 catenelle, proseguo con una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Dove c'è l'aumento devo solo fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, quindi una e 2 maglie alte nello stesso punto di base, poi proseguo per un pezzettino, faccio ancora una maglia alta su ogni maglia alta e poi ogni tanto ancora 2 maglie alte nello stesso punto di base. Allora, ora su questo multiplo di 14 iniziamo il nostro motivo. Faremo un primo giro di inserimento, di distribuzione appunto del motivo, che sarà fatto in questo modo solamente il primo giro, poi si cambia. Allora mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, carico il filo nello stesso punto di base, vado a fare una seconda maglia alta perché la prima è quella di 3 catenelle e una terza maglia alta nello stesso punto di base. Carico il filo, vado nella maglia seguente e nello stesso punto di base sulla maglia alta sottostante vado a fare 3 maglie alte, 1 2
e 3. Carico il filo, vado nella maglia seguente, maglia alta, e vado a fare nello stesso punto di base altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 5 maglie di base, carico il filo, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Stiamo già ripetendo la lavorazione come qua all'inizio. Quindi 3 maglie alte le abbiamo già fatte nella prima maglia, 3 maglie alte nello stesso punto di base nella maglia seguente, 1, 2 e 3, 3 maglie alte nello stesso punto di base nella maglia seguente, per un totale di 9 maglie alte che formano la raggiera, le raggiere di questi motivi. Poi di nuovo le 3 catenelle, vedete come qua, 1, 2, 3, salto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta maglia bassa, tre catenelle di separazione, salto le 5 maglie di base e di nuovo comincio con il motivo raggiera. Così, questa lavorazione fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, faccio le 3 catenelle, qui mi sono rimaste 5 maglie di base giuste, vado a chiudermi qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa. Secondo giro del motivo, mi alzo con 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta della raggiera più 1 di separazione, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, maglia seguente, maglia alta, vado a fare praticamente le 9 maglie alte divise da una catenella, maglia alta su maglia alta, una catenella, maglia alta su maglia alta. Ecco, vedete che ho fatto la raggiera, 9 maglie alte divise da una catenella. Da qui si fa una catenella e si passa direttamente sulla raggiera seguente, vedete, sorpassando questi due archi. Quindi carico il filo, vado sulla raggiera seguente e faccio la stessa lavorazione che ho appena fatto qua, uguale, identica. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia seguente, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta seguente e così via. Questo è il secondo giro, semplicissimo. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio la catenella di separazione, mi vado a chiudere nella 1, 2, terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa. Vedete che qua abbiamo la raggiera, mi sposto nel secondo archettino 1 e 2, quindi con delle mezze maglie basse mi vado a spostare all'interno dell'archetto secondo. Vedete? Ecco, quindi entro, faccio una maglia bassa direttamente, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'arco seguente,
3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente. Praticamente il primo, vedete, questo non lo lavoro, il primo e l'ultimo non li abbiamo lavorati, per un totale di 5 archetti di 3 catenelle sulla raggiera. Da qui vado a lavorare un arco grande di 7 catenelle, quindi faccio 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7. Vedete? Salto la catenella, salto, vado a lavorare sull'altra raggiera, salto il primo archettino, vado nel secondo, ripeto la lavorazione come appena fatto qua, e così fino alla fine del giro. Allora, per chiudere il terzo e tutti i terzi giri, cosa faccio? Faccio una catenella, carico 3 volte il filo, 1 2 e 3, vado, vedete qua nella prima maglia bassa lavorata, punto l'uncinetto e chiudo la maglia alta tripla. Adesso mi è scappato il filo, chiudo la maglia alta tripla, quindi chiudo 2, carico, chiudo 2, carico, chiudo 2, carico, chiudo 2. Perché questo? Perché dobbiamo lavorare direttamente adesso all'interno di questo arco. Quindi siamo pronti per partire di nuovo col primo giro, perché questo motivo è solamente di 3 giri. Qui avevamo fatto le maglie alte sulle maglie alte sottostanti, adesso queste 9 maglie alte della raggiera andiamo a farle negli archi grandi di 7 catenelle. In questo caso entro nell'arco grande, esco, faccio una maglia alta e mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta della raggiera. Ora, in questo caso del primo, vado a lavorare in questo arco altre 8 maglie alte, per un totale di 9 con quella che mi sono alzata, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo rappresenta vedete il primo giro, come questo qua che abbiamo lavorato. 3 catenelle di separazione, 1 2 3. Qui abbiamo 5 archetti piccoli di 3 catenelle, sorpassiamo i primi due, andiamo nel terzo che è quello centrale e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, carico il filo, sorpasso gli altri 2 archetti, vado qui nell'arco di 7 catenelle, quello grande, e faccio le mie 7 maglie, le mie, scusate, 9 maglie alte, cioè vado a ripetere la raggiera, l'arco, il ventaglio, perché l'arco è questo, il foro. Quindi vado a lavorare ancora 1 2 3, fatte di nuovo le 9 maglie alte nell'arco grande, faccio le 3 catenelle e vado avanti nella lavorazione, maglia bassa nel terzo archetto, 3 catenelle e così via fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio le 3 catenelle, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella terza catenella qua, che sostituiva la prima maglia alta del giro. Vedete che adesso ci ripetono, adesso ripartite con il secondo giro della raggiera, alzandovi con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, una di separazione, carico il filo e vado a lavorare, come vi ho fatto vedere prima, una maglia alta su ogni maglia alta divisa da una catenella, e andate avanti così, vedete, con il motivo fino ad una ripetizione di 5 motivi. Nel mio caso potete fare anche di meno o di più. Quando arriverete alla ripetizione che vi interessa, poi ripeterete questi 2 giri come finale, però nel giro questo qua della raggiera andrete a fare i pippiolini. Vi faccio vedere qua, vedete, qua ho messo i pippiolini nella raggiera, quindi andremo a fare come segue: l'ultimo giro, questo anche sulle maniche, farete le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più
3 catenelle di separazione, punterete nella terza contando dalla prima l'uncinetto, chiuderete con una maglia bassa, una catenella, carico il filo, vado a lavorare la seconda maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, 3 catenelle di separazione, vado a chiudere il pipiolino sulla base della maglia alta con una maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta sulla terza maglia alta, okay, così per tutta la raggiera, 3 catenelle, chiudo il pipiolino, una catenella di separazione, maglia alta sulla maglia seguente, 3 catenelle di separazione, chiudo il pipiolino con la maglia bassa, una catenella, maglia alta su maglia alta seguente sottostante, di nuovo 3 catenelle, lo chiudo il pipiolino con la maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta su maglia alta seguente sottostante, di nuovo 3 catenelle di separazione, chiudo il pipiolino con la maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente sottostante, di nuovo 3 catenelle di separazione, chiudo il pipiolino con la maglia bassa, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente sottostante, di nuovo l'ultima volta, 3 catenelle, lo chiudo pipiolino con la maglia bassa, una catenella di separazione, maglia alta sull'ultima maglia alta della raggiera. Okay, guardate. Da qui vado sulla maglia bassa che c'è qua, vedete che abbiamo lavorato sull'archetto, quindi sorpasso l'arco e faccio una maglia bassa sulla maglia bassa, e da qui ricomincio a lavorare sull'altra raggiera, quindi carico il filo, vado sull'altra raggiera sulla prima maglia alta, faccio la maglia alta, il pipiolino, quindi 3 catenelle, lo chiudo con la maglia bassa, catenella di separazione e via così, maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, e così fino alla fine del giro. Quando siete qua alla fine del giro fate la maglia bassa sulla maglia, vedete, bassa, e vi chiudete qua nella terza catenella, chiudete il giro con la mezza maglia bassa. Okay. E questa è la lavorazione del bordo. Prima di farvi vedere inserire il motivo sulla manica, andiamo a fare una piccola rifinitura alla scollatura. Vedete, io parto direttamente dove c'è qua l'inizio punto della catenella, così poi unisco insieme i due fili, quindi parto nella catenella proprio vicino, vedete, e faccio il nodo d'inizio, esco, ecco qua, faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. Dunque io andrò a fare semplicemente dei pipiolini e delle maglie basse, quindi non so, facciamo qualche maglia bassa, una per ogni catenella, una cosa molto semplice. Adesso ne ho fatte 3, 4, facciamo 4 e sulla quarta andiamo a fare 3 catenelle chiuse sempre con la maglia, no, qua la chiudiamo con la mezza maglia bassa, così vedete, chiudiamo il pipiolino di 3 catenelle e continuiamo facendo una maglia bassa nella maglia successiva, la seconda nella seconda maglia bassa, la terza maglia bassa nella terza catenella, perché qui c'è la catenella di inizio, e la quarta nella quarta, vedete, e di nuovo facciamo le 3 catenelle, lo chiudiamo con la mezza maglia bassa alla base della maglia bassa e andiamo avanti in questo modo, quindi lavorando tutto il giro in questo modo qua. 1, 2, una cosa proprio semplice, 3, è già lavorata abbastanza la maglia, ecco, vedete, e adesso di nuovo il pipiolino di 3 catenelle,
Ecco, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto l'ultimo pippiolino. A volte capita di avere fortuna di finire giusti con la suddivisione, infatti ho fatto 4 maglie basse e un pippiolino. Adesso mi vado a chiudere, vedete, nella prima maglia bassa lavorata con la mezza maglia bassa. Ecco, adesso andiamo a tagliare il nostro filo e poi io andrò a chiudere, a fermare bene tutte, vedete, le codine. Diamo un'occhiata, vedete come è rifinita la nostra maglia al girocollo. Ultima piccolissima spiegazione di questo tutorial. Siamo sulla manica, vedete, questa è la manica. Avevamo i marcapunti, se vi ricordate. Allora, cosa facciamo? Nodo d'inizio, vedete che qua c'è il marcapunti, entriamo nell'archetto alla sinistra, quindi non nel marcapunti, qua. Andiamo a fare un giro di mezze maglie alte. Prendiamo il nostro nodo d'inizio, lo facciamo uscire da questo primo arco, alla parte qua del marcapunti, facciamo una catenella, carico il filo, rientro nello stesso arco e faccio la mia mezza maglia alta, e da qui andiamo a contare a 14 a 14, che è la suddivisione che mi serve, il multiplo per fare i miei motivi. Quindi questo è il primo arco seguente, carico il filo, seconda maglia, mezza maglia alta, terza nell'arco seguente, quarta nell'arco seguente. Dove abbiamo l'arco più grande, qua andiamo a farne 2, quindi 4 le abbiamo fatte, 5 e 6. 2 nell'arco seguente è grosso, quindi 7 e 8. Questo per quanto riguarda il motivo, cioè lavorando sul motivo. Ora ci troviamo invece tutta una sequenza di maglie alte, quindi andiamo a lavorare una mezza maglia alta su ogni maglia alta. Qui eravamo a 8, quindi cominciamo con 9, 10, dite, ne sto lavorando una per ogni maglia alta sottostante, 11, 12, vedete, 13 e 14, e da qui ricominciamo a contare, così non ci sbagliamo. Quindi 1 multiplo di 14, 2, tutte mezze maglie alte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e di nuovo ricominciamo una e andiamo avanti così. Ecco, siamo quasi alla fine del giro, siamo sull'altro, vedete, motivo, quindi lo facciamo insieme. Sono per me le ultime 14 dell'ultimo motivo, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco, adesso siamo negli archi grandi, ne facciamo 2, quindi 7, 8, altre 2 nell'arco dopo, che fa 10, me ne mancano 14, vado a distribuire
una nel primo arco piccolino della raggiera, 2, 12 nel secondo, 13 nel terzo e 14 nel quarto. E sono arrivata giusta giusta. Infatti qua, questo qua è l'arco che ho tolto il marcapunti, ma era quello del marcapunti. Quindi cosa vado a fare? Adesso vi faccio vedere un po' come l'ho messo io, però voi dovete un po', in base a quanto vi manca, gestire un po' il sottoscella, se c'è da fare degli aumenti. L'importante è che avete poi il multiplo di scusate, 14. Io cosa ho fatto qua? L'ultima, che era la 14esima, che adesso la vado a disfare, ho fatto in questo modo: sono entrata nell'arco e sono uscita con un'asola, poi sono entrata nell'arco del marcapunti, sono uscita con un'asola, sono entrata, vedete qua, al centro esatto, qui c'è una maglia e sono uscita, e poi sono entrata nell'altro marcapunti, vedete qua, e sono uscite. Di tutte queste ne ho fatto la 14esima maglia che mi serviva. Dovete un po' gestire la situazione. Nel mio caso io ho ridotto, però se invece potete anche aumentare, perché comunque la manica se anche diventa un po' più grande va bene. Quindi tutte queste maglie io adesso le vado a chiudere insieme ed è la 14esima. Dopodiché vado a chiudere con la mezza maglia bassa, vedete qua nella prima maglia bassa del giro che ho lavorato, e mi chiudi con la mezza maglia bassa. A questo punto io ho il multiplo di 14 per eseguire la stessa lavorazione. Adesso possiamo togliere anche questo, non serve più, che ho eseguito, vedete qua, in fondo alla maglia, uguale, identica, lavorando 5 motivi, ripetizione 5 motivi, più i 2 giri di finitura col pipiolino, oppure quello che volete, potete fare anche di meno, potete fare di più. La lavorazione è la stessa, identica, medesima, quindi si parte lavorando come abbiamo fatto prima, lavorando 3 maglie alte sulla prima, quindi mi alzo con le 3 catenelle, 1, 2, 3, nella stessa maglia vado a lavorare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Nella maglia seguente vado a lavorare altre 3, vedete, altre 3 maglie alte, scusate, sì, maglie alte, sì, giusto. Quindi 1, vedete, 2, 3, e nella maglia seguente vado a lavorare altre 3 maglie alte nello stesso punto di base per un totale di 9 maglie della raggiera. E nella stessa lavorazione non cambia niente. Ecco, poi faccio le 3 catenelle di separazione, salto le 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto le 5 maglie di base e comincio la mia raggiera. 1, 2, 3, 4, 5 e comincio la mia raggiera, quindi la stessa identica lavorazione. Ecco, quindi alla fine di questi giri di manica questa maglia è finita. Ecco, l'importante è che alla fine le 2 maniche abbiano le stesse il stesso numero di mezze maglie basse su cui svilupperete naturalmente, cioè lo stesso numero di mezze maglie alte, scusate, su cui svilupperete lo stesso numero di motivi. Per esempio questa è 6 motivi e l'altra deve avere gli stessi motivi. Niente, a questo punto io vi saluto. E se vi iscrivete mi date l'opportunità di andare avanti, perché è un ambiente difficile, tra l'altro YouTube non manda neanche
le notifiche a tutti gli iscritti, e questo è molto penalizzante, perché allora non ha senso neanche dire faccio di tutto per avere gli iscritti, poi dopo tu YouTube non mi ci mandi la notifica quando pubblico qualcosa. È veramente una cosa che non ha senso, veramente non è giusta. Quindi cercate di seguirmi anche sul mio gruppo Facebook, si chiama sempre L'Arte del Fatto a Mano, in modo che se non vi arriva la notifica, se vi piacciono i miei lavori, potete avere la possibilità di venirne a conoscenza tramite il gruppo. Quindi uniamoci tutte e proseguiamo in questo lavoro molto lento e molto con la salita molto irta. Bene ragazze, vi saluto. Buona festa della mamma a tutti. Ciao.